Io non lo so se ce l'avevo già dentro questa vita e doveva andare così. Effettivamente io non saprei vedermi in altre vesti. Però sì, un po' la sensazione è quella che le cose dovessero andare in questa maniera, ecco. Sono Sir Edward e sono contento di raccontarmi per la prima volta qui a Inkside. Io sono Edoardo Tabacchi e qua siamo nel mio studio, Sir Edward Studio. Siamo in centro a Milano, in Corso Magenta. È uno studio privato, quindi non è su strada. Siamo in uno dei quartieri secondo me, più belli di questa città, di Milano. E quindi abbiamo tutte le chiese vicine, tra cui Santa Maria delle Grazie col Cenacolo, a cui sono molto legato, ecco. In studio qua con me adesso ci sono 3 collaboratori, che sono Bianca, Jan e Giulio, ognuno bene o male con uno stile completamente diverso tra di loro, ma tutti e 3 veramente molto molto precisi, che è una delle cose che apprezzo molto. Il mio stile è fine line, prediligo la linea fine, utilizzo in realtà solo un ago, quindi l'ago del 3 linea, per fare qualsiasi cosa, dalle linee alle sfumature a qualsiasi cosa debba fare. Ha sicuramente una base blackwork, quindi appunto una sfumatura che riguarda il puntinato, comunque dei chiaroscuri molto forti secondo me. Lo fa distaccare un pochettino rispetto a quello che è il blackwork classico, ma lo porta a fare un blackwork un pochettino più elaborato, un pochettino più elegante appunto, che rispecchia anche molto secondo me il suo essere, il suo io. A me sembra di vedere molto la vita in bianco e nero, in sfumature di grigi e non coi colori. Sono nato a Milano e quasi fin da subito, dai primi anni, sono andato a vivere in campagna dove non abbiamo un'azienda agricola. Quindi ho vissuto gran parte della mia vita in mezzo alla natura, in mezzo agli animali, le mucche, i cani, tantissimi cani. Non esisteva la televisione per noi, non esistevano le merendine, non esisteva la Coca-Cola, non esisteva il cioccolato, non esisteva niente di tutto questo. Andavamo avanti a latte e ginocchia sbucciate, bicicletta, calcio, cose così. È stata una vita ricca di valori, perché comunque quando si vive fin da piccoli a contatto appunto con gli animali, con la natura, si impara a rispettarla, si imparano i ritmi che possono avere gli animali e la natura e noi uomini che siamo parte di questa natura. Perciò forse è più facile insegnare quelli che sono i veri valori della vita. Vivevamo un po' in una bolla, sì, che in parte poteva far bene, in parte poteva far male. Io l'ho vista abbastanza in modo positivo, l'ho vissuta in modo abbastanza positivo. Sicuramente il fatto di vivere in campagna ci ha permesso, sia a me che a mio fratello e ai miei cugini, di sviluppare tanta creatività, perché ovviamente ti devi reinventare con quello che trovi. E andavamo ad esplorare le cascine vicine abbandonate, a rendere come se fossero i nostri fortini. Io addirittura da piccolo volevo diventare archeologo, perché sarebbe stata la cosa più bella, no? Poter ritrovare un oggetto, un qualcosa che era sconosciuto da migliaia di anni magari alle persone. In casa nostra si è respirata arte fin da sempre, perché ovviamente quello era il mio mondo, un mondo che io trovo interessante, affascinante, ed è una cultura che tutti quanti dovrebbero avere. Io vengo dal restauro e facevo restauro di quadri e affreschi. Ho partecipato al restauro del Cenacolo perché lo studio per cui lavoravo era lo studio della Pinin Brambilla, che è notoriamente la restauratrice del Cenacolo vinciano. Si è sviluppato dentro di me questa consapevolezza che l'arte fosse importante per mia madre. Di conseguenza, secondo me, lo è diventata anche per me. E poi l'ho fatta mia. Probabilmente è anche importante come si approccia con un bambino piccolo. Ovviamente non si possono fare delle cose che farebbe un ragazzo di 18 anni, perché sennò diventerebbe noioso. Perciò bisogna approcciarsi al mondo dell'arte
in modo adeguato, adatto a un bambino per stimolare la loro curiosità. Io entrambi i miei figli, per abituarli all'arte, alla conoscenza dell'arte, li ho portati fin da piccolini in giro per l'Italia, pian piano a vedere cose, posti, luoghi, città, paesini, chiese, piccoli musei dove descrivevo loro magari alcuni quadri che avevano qualcosa di curioso, di particolare, per stimolare il loro interesse. Ci aveva portato a Pompei, Ercolano, che sono posti di fatto nascosti, perché sono ancora un po' da scoprire, sono ancora sottoterra, li stanno ancora scavando, e forse appunto aver visto questi posti qua da piccolo, fin da piccolo, mi hanno un po' inculcato dentro di me questo senso questa voglia di scoprire. E tuttora, al di là del tatuaggio, Edoardo ama molto il mondo dell'arte, tutto ciò che è arte, e questo mi fa molto piacere, perché è il suo primo interesse dopo il tatuaggio, direi. Alle elementari volevo copiare i quadri magari già esistenti che mi facevano vedere sui libri. Amava disegnare e appunto amava il mondo dell'arte, tutto ciò che faceva parte di quel mondo. Da lì ho avuto proprio lo sblocco, mi sono iscritto all'artistico, dove per fortuna mi sono trovato bene, e da lì è nato un po' tutto, è partito un po' il tutto. E mi sono trovato molto bene con questa materia che era il disegno dal vero, che apprezzavo molto, perché avevi delle ore a disposizione per riprodurre quello che vedevi, quello che osservavi, che poteva essere una natura morta, una statua, e lì mi sono reso conto che mi piaceva molto. Una volta che sono uscito dal liceo mi sono sentito proprio libero di potermi esprimere come volevo. E quando evidentemente ho avuto la possibilità di uscire e di viaggiare da solo con la mia macchina, con le mie cose, ho capito che l'arte mi potesse affascinare. Mi ha seguito veramente da quando sono piccolo, quindi ho fatto un viaggio in Cambogia solo per vedere i templi e conoscere i monaci, capire un attimo le loro tradizioni, farmi tatuare. Durante il viaggio mi sono portato dietro un taccuino, un libricino piccolissimo con 50 fogli dentro, che usavo come sketchbook per fare gli sketch. Ogni volta che trovavo qualcosa di interessante, magari mi soffermavo 10-20 minuti in più, mezz'ora, e facevo lo sketch, che ne so, del demone scolpito sul muro, piuttosto che della statua che trovavi davanti al tempio, a volte anche magari di alcune piante o anche di porzioni di alcuni templi, per esempio quello famoso di Lara Croft, tutto immerso tra le piante, mezzo mangiato dalle piante, quello è fighissimo. E ci sono un sacco di scorci carini da riprendere. Anche in Thailandia uguale, cioè del mare non me ne è fregato praticamente niente, e ho fatto più una vacanza a sfondo storico, artistica, se vogliamo. Mentre ero in università mi hanno regalato il primo kit, macchinetta, alimentatore, aghi, eccetera, con il quale poi ho appunto fatto le prime prove, i primi tatuaggi. Me l'ha regalata perché comunque io stavo sviluppando questa passione per il mondo dei tatuaggi come tatuato, e quindi come appassionato evidentemente la mia ragazza aveva pensato che fosse un bel regalo da farmi. Facevo tutto senza prenderlo seriamente, facendolo un po' così, come una cosa, diciamo, goliardica tra amici, senza mettermi veramente in discussione, senza aver mai preparato dei disegni apposta per farlo. Io mi ricordo che veniva a casa e cominciava con i primi attrezzi, anche un po' rudimentali, a tatuare sulla mela, su delle pelli che riusciva a recuperare. Sentivo molto il peso del dover fare qualcosa di perenne su un'altra persona, e mi rendevo conto più andavamo avanti che non ero per niente capace, quindi non potevo
Quando poi ho visto che c'era tanta richiesta, ho iniziato a prendere più seriamente questa disciplina, per prenderla un po' più come un lavoro. Quando aveva dei ritagli di tempo, lui lo dedicava al mondo del tatuaggio, ai suoi tatuaggi. Però finché stavo studiando l'ho presa un po' come una cosa appunto così divertente da fare tra amici. Una volta che sono entrato nel mondo del lavoro, ho iniziato a lavorare come grafico, mi sono reso conto un po' di come funzionavano le cose, allora lì ho preso in mano le palle, come si suol dire, e mi sono licenziato, ho capito che non dovevo fare quella vita lì e che piuttosto avrei voluto provare a mettermi seriamente a studiare per capire se potevo essere capace di fare questo lavoro o meno. Quando si ha la fortuna di avere una passione, bisogna trasformarla in lavoro. E così io gli ho detto: Edoardo, se tu, ora che devi trovare un nuovo lavoro, vuoi trovarlo come tatuatore, fallo. E per lui si è aperto un mondo felice. Avevo preso, mi ricordo, una cartina di Milano, avevo cerchiato tutte le vie dove sapevo ci fossero dei tattoo shop e ho iniziato, come penso tutti, a portare il tuo book di fotografie e disegni a tutti i tatuatori, facendoli vedere, chiedendo un po' se secondo loro potevo entrare in studio anche solo per fare il garzone, per pulire per le superfici. Erano classici soggetti old school, quindi ancore, pin-up, cose. Pian piano che ricevevo dei no, uscivo dalla cartina di Milano, dalla mappa di Milano, e ho iniziato a chiedere anche agli studi fuori Milano. All'epoca ancora vivevo in campagna, quindi vicino avevo Opera, che era uno dei paesi più vicini, e ho visto che c'era lo studio di Maurizio Brughera, ho provato a chiedere anche a lui. È stato uno dei pochi che veramente si è preso del tempo per guardare i lavori di un apprendista. All'epoca mi prese volentieri, mi disse: se vuoi puoi venire qua. È stato un apprendistato abbastanza rapido, perché quasi fin da subito, dei primi mesi, mi chiese di iniziare a portare dei clienti, se li avevo, che dovevano fare magari appunto delle cose molto semplici, per vedere se potevo migliorarmi e dove dovevo migliorarmi. E così ho fatto, e poi, visto che lui aveva un collaboratore che all'epoca si era fatto male, povero Ste, io sono subentrato al posto suo, perché comunque c'era del lavoro da smaltire, quindi diciamo che io in 5 mesi di tempo in uno studio ho raggiunto degli obiettivi che mi ero prefissato di raggiungere in almeno un paio d'anni. Una grande esperienza, anche se in breve tempo è stata ricca di contenuto, ecco. Però poi appunto dopo poco lui non aveva più la possibilità di tenermi lì, perché in studio poi tornava il suo collaboratore. Ho passato qualche mese, tipo 5 o 6 mesi, in un centro estetico qua in zona Corso Genova, e lì ho ricevuto la chiamata dei ragazzi di Sailors che mi dissero: noi stiamo aprendo questo nuovo studio, mi hanno spiegato un po' il loro progetto. Quindi dal gennaio del 2015 ho iniziato questa avventura con i ragazzi di Sailors, che è durata poi 4 anni e mezzo. Gli anni di Sailors sono andati molto bene, anche perché ho conosciuto tantissimi artisti con i quali poi ho lavorato anche non solo da Sailors, ma anche magari in altri studi, o alcuni di loro sono in questo momento i miei collaboratori qua in studio da me. Mi ricordo come sono entrato in studio, ho chiesto di lavoro, ho fatto vedere dei miei lavori, sono piaciuti ai ragazzi, hanno chiamato il titolare, e poi mentre stavo aspettando per parlare con l'altro titolare, è entrato Edu con la piadina, con il cappellino. Tra i tatuatori che lavorano lì era il primo che è arrivato e si è presentato a me, mi ha chiesto come stai, dico di là dove io. E da lì è partita l'amicizia, quindi è stato veramente un buon amico per uno straniero come me. Da Sailors ho avuto la possibilità di farmi contaminare da tanti artisti
che avevano magari appunto interessi completamente diversi dai miei e stili completamente diversi dal mio. Sì, per esempio adesso io sono arrivato a fare tutto con una linea con un ago solo, che è l'ago del 3, con il quale faccio sia le linee fini che poi le sfumature con quella grattata tipica, che ho iniziato a fare solo grazie a Giulio. Quel grattato puntinato io, diciamo tra virgolette, l'ho preso un po' da un nostro collega da cui andavo a tatuarmi, anzi una persona molto famosa. Mi ha spiegato appunto questo ragazzo come si faceva la sfumata grattata con i puntini, puntinato. E lì per lì all'inizio ho detto ma che cagata, perché cioè, ci metti molto di più, quando invece con un bel magnum stendi bene e rendi tutto più morbido. Ovviamente poi ho voluto provare a fare un tatuaggio con questa tecnica e mi sono trovato veramente molto bene. È stato bello soprattutto, tra virgolette, lavorarci anche un pochettino assieme forse, no? Capire un attimino la macchinetta come funzionava per fare la grattata, i puntini più spessi, meno spessi, ed è stato molto bello, diciamo, vedere assieme queste cose qua. Le teste sono separate per 2 annetti, credo, più o meno 1 annetto e mezzo, 2. Ha dovuto percorrere intraprendere il suo percorso artistico e andare a lavorare comunque in altri studi. Io stavo cercando un nuovo tatuatore da inserire nel mio studio, cercavo una persona che facesse il suo stile, ci siamo incontrati e quindi abbiamo deciso poi di intraprendere questa avventura insieme. Io volevo avere la possibilità di crescere un po' nel suo studio perché artisticamente parlando sentivo che poteva essere una cosa veramente importante per me, visto che lei fa qualcosa di lontanissimo dal mio stile, perché lei fa linee spesse, tanto colore e soggetti un po' più pop, quindi un po' più anche semplici rispetto al dettaglio estremo che certe volte andiamo a mettere nei tatuaggi che faccio io, con altre complessità, perché appunto io non saprei nemmeno da dove iniziare a stendere il colore come lo stende lei. È stato un periodo molto bello, anche se anche abbastanza rapido e breve. Però intenso, ricco di emozioni sempre comunque. C'erano un po' di attriti tra di noi, ma dovuti da delle cose veramente molto sciocche di convivialità in studio. Lui, arrivando da un ambiente differente, da uno studio differente, doveva un attimino inserirsi nel nuovo gruppo e la cosa che mi faceva adesso più ridere, prima non mi faceva ridere, mi faceva arrabbiare praticamente, era che quando io mettevamo la musica in studio, come tutti gli studi mentre stiamo lavorando, cerchiamo la musica di sottofondo che piace a tutti, lui si metteva le cuffiette con la sua musica e iniziava a cantare, a battere i piedi. E io dicevo no, non è vero, non sta facendo questo. All'inizio non capivo bene e allora poi ho preso un attimo in mano la situazione, giustamente, cioè non so, dicevo Edo, però lui continuava a farlo perché si dimenticava o batteva solo i piedi magari e non cantava più. Quindi io diciamo che la massacravo con queste cose e dall'altra mi sentivo che effettivamente la disturbavo. Però devo dire che ci siamo chiariti subito e dal momento in cui ci siamo chiariti c'è nato l'amore, nel senso che siamo diventati molto più amici anche. Lavorando con lei ho capito e ho potuto rubacchiare un po' dei suoi segreti, del suo modo di lavorare. Io ho fatto un passaggio dalla linea sottile ma non ancora così fine a una linea molto fine, proprio uscendo da Sailors ed entrando da Amanda. Ho avuto poi modo di studiare tantissimo questa cosa e perfezionare al meglio queste linee così fini, però che rimanessero pulite il più possibile, che non si aprissero, che non sparissero. Quando uno si guarda il corpo vuole vedere un tatuaggio fine, un tatuaggio che negli anni rimane bene. Non è che al momento i tatuaggi devono essere belli e poi diventano brutti col tempo. Lui cura anche questo aspetto. Sembrerà banale, però tanti tatuaggi sembrano tanto belli fatti al momento, ma poi guariscono male.
Beh, i social sono una componente fondamentale in questo momento del nostro lavoro, perché sono appunto la nostra vetrina. In un attimo arrivi dall'altra parte del mondo, se vuoi. È capitato che arrivassero un paio di persone dall'Argentina e dal Sud America. È stato molto emozionante, anche se dovevano fare delle cose non esageratamente complesse, però è stato veramente emozionante per me, perché mai avrei creduto che qualcuno potesse prendere un biglietto d'aereo solo per venire a tatuarsi con me. Sicuramente a utilizzare i social Edo è una delle persone più brave che conosco, perché non sarebbe arrivato ovviamente a questo punto dove è. Anche se ovviamente dai social è sempre un'immagine diversa di quella che poi hai nella realtà di una persona. Chi non conosce Edo si fa un'idea, secondo me, a volte un po' superficiale di quello che è lui realmente. Magari dai social, da questa immagine più spavalda, non so come spiegare, più del bello e dannato, e poi alla fine sì, è bello e dannato, però è anche molto dolce e un patatone. Per quanto mi riguarda ho sempre gestito io la mia pagina, l'ho aperta un po' anche lì, un po' tirato dagli altri, da amici, durante un'estate, perché io non ero molto per la quale, non usavo molto Facebook, non amavo molto pubblicare le cose della mia vita personale o le cose che potevo fare. Mi sono reso conto che comunque avendo tanto materiale, tante fotografie dei lavori che stavo facendo, era un peccato non poterle far vedere. In quel periodo c'era proprio il boom di Instagram e quindi decisi di aprire questa pagina. All'epoca sì, i tatuatori pubblicavano solo la foto del tatuaggio vista bene da vicino e vedevi il tatuaggio molto bene, vedevi le linee, vedevi le sfumature, il colore, eccetera. Però mi sono reso conto che molto spesso le persone volevano vedere come vestiva in realtà sul corpo di una persona e in quale posizione fosse stato fatto. Molte volte non capivi nemmeno quale punto del corpo fosse. Quindi ho iniziato a proporre un punto di vista differente al mio utente, insomma, ai miei follower. Ho iniziato a proporre delle foto, per esempio, con la mia mano, che è abbastanza riconoscibile perché ho questa rondine tatuata, poi successivamente avevo fatto anche la rosa, dava un contesto al tatuaggio. Dopo comunque un annetto abbondante da Amanda, forse un anno e mezzo, da lei, poi finalmente sono riuscito a trovare questo posto e poi basta, sono partito inizialmente da solo, ero solo io in questo stanzone e poi pian piano col passare dei mesi si è aggiunta Bianca e via via sono arrivati gli altri, prima Ian e poi Giulio adesso. Sono molto soddisfatto del gruppo, del team che si è formato in questi anni, questi pochi anni di apertura. E stiamo crescendo. Abbiamo un feeling che io in tutti gli altri studi non ho mai sentito. Siamo un team al completo e questo secondo me è un punto forte del nostro team. L'arte e comunque la ricerca del bello hanno sempre fatto parte della mia vita, comunque volendo o nolendo, anche un po' inculcato da mia madre, quindi è stata una componente abbastanza presente nel mio percorso e tuttora. Cerco di applicare questa cosa nel mio lavoro, ovviamente, per lo più. Noi nasciamo dall'arte classica, perciò è giusto che anche il tatuaggio, che ripeto per me è arte, possa riprendersi e rifarsi all'arte classica. Tutti i soggetti, statue o comunque legati a opere esistenti sono soggetti che ho sempre voluto proporre ai miei clienti, solo che logicamente all'inizio, i primi anni, era più difficile che me li chiedessero o che comunque il cliente mi dicesse sì dai Edo facciamo questo. Pian piano sono arrivato a far accettare ai miei clienti questo tipo di soggetti o comunque sono riuscito ad attirare io persone che magari potessero essere interessate a farsi questo tipo di soggetti e
e anche pubblicando banalmente sui propri social, più lavori di questo tipo e meno scrittine, cerchi in questo modo di attirare di più questi lavori e meno quegli altri. È stato un processo lento. Evidentemente lo ha accompagnato e ha tirato fuori quello che c'era nel suo DNA. Io non lo so se ce l'avevo già dentro questa vita e doveva andare così, però sì, un po' la sensazione è quella che le cose dovessero andare in questa maniera, ecco. Effettivamente io non saprei vedermi in altre vesti. Molto probabilmente sarei una persona infelice, molto infelice, a fare un altro lavoro e ritrovarmi in un altro mondo. Oggi lo vedo un uomo maturato, felice di fare questo lavoro che lui desiderava, lo fa con grande passione e dà molto ai suoi clienti. Io vedo che è molto amato dai suoi clienti perché lui dà, perché è una cosa in cui crede e perciò è la gioia più grande. Vedere un figlio che può fare quello che in realtà desiderava e che ha sempre desiderato fare. Io sono ancora all'inizio, direi che mi sento proprio ad un bel inizio. Come negli altri lavori c'è tutto un percorso, devi fare la gavetta, lo stage, no? Quindi la mia gavetta è stata quella di lavorare in diversi studi, capire, girare, provare diversi stili, provare diverse cose per poi pian piano strutturarti un po' di più, avere un po' più di responsabilità, quindi magari fare il tuo studio, però sta partendo questo bel viaggio che non si sa bene dove finirà, che è il bello della vita, no?